Abbiamo attinto come referenze principalmente dalla musica per film e per videogiochi, ad esempio Monkey Island per un certo tema, Indiana Jones per un carattere di un personaggio, ad esempio. Abbiamo utilizzato qualche referenza anche classica, ma soprattutto Daniele aveva fatto un lavoro preliminare di vero e proprio music editing in cui ha appoggiato una serie di musiche prese da alcune colonne sonore per provare alcune soluzioni e vedere come funzionavano. E c'è stato un po' un connubio fra un tipo di scrittura orchestrale anni 90 con questo mondo fantasy leitmotivico, per cui tutta la gestione del materiale tematico l'ho curata con questa predisposizione un pochino retro. In questo campo si chiama musica adattiva, quella musica che deve rispondere alle diverse possibilità di struttura formale. La grande difficoltà è stata quella di trovare un modo per coprire tutta questa vastità di ore di musica, perché sono più di 4 ore di narrazione da musicale. Con l'utilizzo di tecniche tratte dalla composizione per videogiochi e tratte dal mondo del cinema, quindi quel modo di lavorare dei music editor con stem, cioè parti di traccia che sono sezioni della traccia globale, siamo riusciti a coprire l'intera totalità del libro con una composizione che è stata comunque molto concentrata e mantenendo alta la qualità di tutta la colonna sonora. Daniele mi ha fatto avere questo enorme Excel dove aveva declinato tutte le combinazioni di situazioni, positivo, negativo, l'azione, i personaggi, e sulla base di questa griglia il mio lavoro è stato quello di tradurre queste suggestioni letterarie in termini musicali e fornire quella stessa emozione di accompagnamento alla scena. Daniele teneva moltissimo a questa idea dei temi memorabili e alla narrazione creata attraverso la musica. La mia proposta è stata subito quella di lavorare con dei leitmotiv, cioè far corrispondere a ogni personaggio un motivo e spesso anche a un simbolo ricorrente nella narrazione, come ad esempio la mappa o la figura dell'imperatore o il mondo dei nani, e creare dei riferimenti continui fra il punto del testo in cui viene citato un personaggio o un simbolo e quello che accade nella musica, che va a commentare quel simbolo con il motivo corrispondente. Daniele ha trovato questo approccio registico per fornirmi quelle immagini che mancavano dal fatto che io avessi soltanto una voce narrante. Io avevo delle porzioni di testo e a lato una descrizione registica in cui Daniele mi comunicava esattamente la messa in scena di quel capitoletto con anche delle descrizioni di movimenti di camera o descrizioni di quello che io avrei visto se fosse stato un film. Questo tipo di comunicazione è stata molto efficace per il fatto che Daniele mai mi limitava musicalmente, mai sconfinava nei termini musicali e al tempo stesso io acquisivo la sua visione e l'emozione che lui voleva trasmettere con quella porzione di testo e questo mi rendeva possibile trasformarla e tradurla in musica. Normalmente gli audiolibri non sono sonorizzati e se sono sonorizzati lo sono con una musica che rimane un po' sullo sfondo. La musica che ho cercato di scrivere si muove insieme alla voce. Un tenore quando canta con l'orchestra si ritrova sostenuto dall'orchestra ma mai sovrastato e quindi mi sento di dire che Soeliok è un progetto unico, forse il primo in cui c'è questa cura nel trattamento di musica, suono e testo narrato.